Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Sri Govinda Gopi Nath Madana Mohan. Sri Govinda Gopi Nath Madana Mohan. Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Keshi Gata Bamsi Bata Dvadas Kana. Jahan sab leela koilo Sri Nanda Nandan. Sri Nanda Jashoda Jaya Jaya Gopagans. Sidamati Jaya Jaya Dhenu Vatsagas. Jaya Vrishabhanu Jaya Kirti Dasundari. Jaya Purnamasi Jaya Bhiranagare. Jaya Jaya Gopishwara Vrindavanama.
Jaya Jaya Krishna Sakha Bhattu Dvijara. Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nandan. Jaya Jaya Vrindavana Basi Jata Jan. Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan. Bhakti Tejahara Kun Palo Govinda Charan. Sirasa Mandala Jaya Jaya Radhe Shyam. Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram. Jaya Jaya Jvala Rasa Sarva Rasa Sam. पर किया भावे जहाँ ब्रजे ते प्रचार. सी जानव पाद पद्मा Kariya Smaran. Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan. Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan. Si Govinda Gopi Natha Madana Mohan. Jaya
Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radhe Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Nitai Gaura Haribo Haribo Haribol Nitai Gaura Haribol Thank you. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. You want to read the translation of this song? I do know. You know? Okay. Vuoi leggere la traduzione? Cerchiamo la traduzione di questo bhajan.
There is no song. Sri Vajradhamma Mamrita, le glorie nettaree di Vajradhamma, tutte le glorie a Radha e Krishna e alla foresta divina di Vrindavana, tutte le glorie alle tre divinità che presiedono Vrindavana, Govinda, Gopinata e Madana Mohana, tutte le glorie allo Shyamakunda e Radhakunda, alla collina Govardhana e al fiume Yamuna, Kalindi, tutte le glorie alla grande foresta conosciuta come Mahavana, dove Krishna e Balarama manifestarono i loro divertimenti giovanili. Tutte le glorie al Keshigata, dove Krishna uccise il demone Keshi. Tutte le glorie all'albero Vamsivata, dove Krishna, col suono del suo flauto, attrasse tutte le gopi a venire da lui. Gloria alle 12 foreste di Vraja. In questi luoghi il figlio di Nanda, Shri Krishna, compì i suoi divertimenti. Tutte le glorie ai divini genitori di Krishna, Nanda e Yashoda. Gloria agli amici di Krishna, i pastorelli, a capo dei quali sta Sridhama, il fratello maggiore di Srimati Radharani, e di Ananga Manjari. Tutte le glorie alle mucche e ai vitelli di Vrindavana. Tutte le glorie ai divini genitori di Radha, Vrisabhanu e la bellissima Krittida. Tutte le glorie a Purnamasi, la madre di Santipani Muni, che è anche la nonna di Monda Mangala e di Nandimukhi, amata discepola di Devasi Narada. Tutte le glorie alle giovani pastorelle di Vraja. Tutte le glorie a Gopisvara Shiva, che risiede a Vrindavana per proteggere il santo Dhamma. Tutte le glorie a Bruffo Brahmana, amico di Krishna, Madhumangala. Tutte le glorie a Ramagata, dove Sri Balarama manifestò la sua danza rasa. Tutte le glorie a Sri Balarama, il figlio di Rohini. Tutte le glorie a tutti gli abitanti di Vrindavana. Tutte le glorie alle mogli degli orgogliosi brahmana vedici. Tutte le glorie alle mogli del serpente Kaliya. Grazie alla loro pura devozione, tutte ottennero i piedi di loto di Sri Govinda. Tutte le glorie al luogo dove fu compiuta la danza rasa di Sri Krishna. Tutte le glorie a Radha e Shama. Tutte le glorie alla divina danza rasa, che è il più bello dei divertimenti di Sri Krishna. Tutte le glorie ai dolci sentimenti dell'amore coniugale, che sono i migliori tra tutti i rasa e sono realizzati a Vraja da Sri Krishna nella forma del divino Parikrama, amore nel sentimento di amante. Ricordando i piedi di loto della consorte di Sri Nityananda, Sri Jannavi Devi, questo caduto e inutile servitore di Krishna recita il Sankirtana del santo nome. Thank you. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunimlitamina Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Sthapitamena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadhati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Shri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padanu Sahagana Sri Lalita Vishakhavitam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnupadare Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pacharine Nirvisesa Shunyavadi Pashyata Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna. Thank you for arranging the seminar. Thank you for attending this seminar. On Grazie per attendere questo seminario on Braj Mandal Parikrama. sulla Vraja Mandala Parikrama. So today we will be going to Madhuban, Talvan, Oggi andiamo in Madhavan, then Talvan, Talban and then go to Vrindavan, e dopo a Vrindavana, to Govardhan and Radhakund. in Govardhan e vicino a Radhakund. So before we go, how Mathura was established Come Mathura era fondata and how Mathura Mandal was established. e come Mathura Dham era montato. In the Skanda Purana it is said, Nelle scritture si dice Skanda Purana. Skanna Purana. Do you want to translate this in after this shloka there is a translation. If you translate in Italian, so we don't have to waste the time. If you cannot read something, you can tell me. Tempo fa I don't think that I can read that. Okay, so let me read it then. In the Skanda Purana it is mentioned some time ago, Tempo fa, and at the end of Satyuga, alla fine di Satya Yuga, there was a demon named Madhu. c'era un demone che si chiamava Madhu. He had a fight with Lord Indra and all the demigods, and he defeated all the demigods. Lui combattuto e ha defeatto tutti i Deva. And he was king of all the planets. E lui era il re di tutti i pianeti. He gave the name of his capital Madhupuri. E lui ha chiamato il suo capitale Madhupuri. Madhupuri. Usually demons like to give their name, their house, their capital city name according to by their name. A demoni piace di chiamare le sue case, i suoi luoghi con il suo nome. But the devotee gave the name of the Lord of his house, city, devotee Lord's name, not their name, personal name. Mentre i devoti danno il nome del Signore a sue case e luoghi importanti. He was disturbing all the demigods. E lui terrorizzava tutti i Deva. So all demigods went to Lord Vishnu E i Deva sono andati a Vishnu for assistance to remove this Madhu demon. For assistance to remove Madhu demon. per chiederlo risolvere il problema con questo demone. Lord Vishnu fought with Madhu demon for 10 years. Il signor Vishnu combattiva con questo demone per 10 anni. And killed this Madhu demon. E alla fine l'ho ucciso. From there on, demigods called Lord Krishna as Madhava. E da questo momento il nome era dato un altro nome al signor Krishna, al signor Vishnu. Lord Krishna is known as Lord Krishna. Demigods call Lord Krishna as Madhava. Era dato il nome Madhava. And they changed the name Madhupuri to Mathura. E il nome di Madhupuri era cambiato al nome Mathura. So demigods then left their places and came to Mathura. E i Deva hanno lasciato i suoi locche e sono andati a Mathura. And they established the Mathura Mandal and 84 pilgrimage places established. E loro hanno fondato 48 posti, luoghi di pellegrinaggio e anche Mathura Dham. So now, this Madhuvan is the one of the 12 forests. Madhuvan è uno di 12 foreste.
here Dhruva Maharaj performed tapasya. Dhruva Maharaj ha fatto la sua tapasya lì. Yesterday we talked about Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was the son of Uttanupad, and Uttanupad Uttanupad had two wives, Suniti and Suruchi. Dhruva Maharaj è il padre, è il figlio di Uttanupad. di Uttanupad, che aveva due figli, Sunuti and Suruchi. Sunuti e Suruchi. Suruchi. Suruchi's son was Dhruva. Il figlio di Suruchi era Dhruva. And Suniti's son was Dhruva, and Suruchi's son was Uttama. E il figlio di Sunuti era Dhruva e il figlio di altro nome? Suruchi's son was Suruchi, Uttama. figlio era Uttava. So Dhruva, being the son of the Uttanupad, he wanted to sit in the lap of his father. E Dhruva voleva di sedere sulle gambe, sulle ginocchia del suo padre. But the Suruchi, the Uttanupad loved Suruchi, he didn't love much Suniti. Ma il padre amava Suruchi, ma non amava Suriti. So Suruchi was there, and Suruchi will not allow Dhruva to sit on the lap of his father Uttanupad. E Suruchi non permetteva a Dhruva Maharaj di sedere sulle ginocchia del suo padre. Suruchi said that you cannot sit on the lap of your father. If you want to sit on the lap of your father, then you have to worship, you have to go, you have to get the help of Lord. And in next birth, you have to take a birth from my womb, then you will be able to sit on the lap. E lei diceva che per avere il diritto di sedere sul ginocchio del tuo padre, tu devi andare dal Signore e chiederlo aiuto, e devi essere rinato dal mio corpo, e in questo caso potrai sedere sul ginocchio del tuo padre. The fourth canto, 8th chapter, text 14. It is in the fourth canto, Dhruva Maharaj's pastimes are described. Questo è descritto nel canto 4, 8th chapter. capitolo 8. So when, just like if someone put his feet on a snake, and snake head is up and angry. È come se qualcuno mette il piede su un serpente e il serpente si arrabbia e si alza. Similarly, Dhruva got up and with anger. Nello stesso modo Dhruva era arrabbiato. Crying and went to his mother Suniti. Piangendo lui è andato dalla sua madre Suniti. There is a sloka in the fourth canto, chapter 8, text 14. C'è un verso nel canto 4, capitolo 8, verso 18. 18, yeah. Verso 14. 4, 8, 14. Verso 14. Okay. Anyhow, this is a translation. The sage Maitreya continued. The sage Maitreya continued. Okay, I will try to find online, okay, this capitolo. Hai trovato? 4, 8, 14. You don't have to go, it's okay.
Chapter 8, verse 14. Yes. Matu saptuya. Matuhu sapatuyaha sadurukti vidaha svasan rusha danda. So it's canto 4, right? 4 Canto, 8th chapter, text 14. Chapter 14. Mm, 14. Yes. Maitreya Uvacha. It's a wrong line. Maitreya Uvacha, right? The right one? Okay. Yes. Il saggio Maitreya continuò: Caro Vidura, come un serpente colpito da un bastone respira pesantemente, Dhruva Maharaj, colpito dalle parole dure della matrigna, cominciò ad ansimare pesantemente per la grande collera. Translated, whole thing? Quando vede che suo padre rimaneva in silenzio senza protestare, lasciò immediatamente il palazzo e andò da sua madre. Traduzione. He went to his mother. Right? Quando Dhruva Maharaj giunse, la sua madre aveva le labbra che gli tremavano per la collera e piangeva accoratamente. La regina Suniti prese subito suo figlio sulle ginocchia, mentre gli abitanti del palazzo, che avevano ascoltato le dure parole di Suruci, le raccontavano nei particolari l'incidente. Così anche Suniti fu invasa da un profondo dolore. Okay. So he went to the Suniti. The Suniti gave good advice to him. He said, don't think of Suruchi, don't think that Suruchi is causing you pain and distress. Nobody gives happiness or distress. Quindi lui è andato dal sua madre e lei le ha detto che non pensare di Suruchi, lei non ti dà, non ti disturba, nessuno può disturbarti. According to your karma, you get the reaction, good or bad. Secondo il tuo karma, tu prendi i reazioni cattive o buoni. So Suniti said that, Dhruva said, how can I sit even now in the lap of my father? Dhruva ha chiesto, ma come posso sedere sulle ginocchia del mio padre? She said, if Lord Vishnu is satisfied, then not your father's lap, but can sit on the lap of his father's father. Lei ha detto, se il signor Vishnu è soddisfatto, you can sit. Sit not on your father's lap, if you can sit lap of your father's father, if Lord Vishnu is satisfied. Potresti sedere non solo sulle ginocchia del tuo padre, ma anche del padre del tuo padre. So then Dhruva said, where can I find Lord Vishnu? Dhruva said, where can I find Lord E Vishnu? Dhruva ha chiesto, dove posso trovare il signor Vishnu? Suniti said that I have heard that sadhus go to the forest to find Lord Vishnu. Suniti ha detto che ho sentito che i saggi vanno in foresta per trovare il signor Vishnu. And so Dhruva offered obeisances to his mother and he left to go to the forest. E Dhruva ha dato gli omaggi a sua madre e è andato in foresta. So text number 4822. Yes.
Tameva, yes. Suniti said, my dear boy, Mio caro figlio, anche tu devi cercare rifugio in Dio, la persona suprema, che è molto benevolo con i suoi devoti. Le persone che cercano la liberazione dal ciclo di nascite e morti ripetute si rifugiano sempre ai piedi di loro del Signore mediante il servizio devozionale, purificandoti con esecuzione del dovere che ti è prescritto. Devi situare nel tuo cuore Dio, la persona suprema, e senza mai deviare neppure per un istante, devi impegnarti sempre al suo servizio. Translation? The You read? purport? No, don't need to read purport. Okay. No. So this way, you can see that Suniti, the mother, gave him direction to find a Lord Vishnu, go to the forest. This little boy. E così si può vedere che la madre Suniti ha dato indicazioni al suo figlio di andare in foresta. So Dhruva walked a long distance and came on the bank of the Jamuna. E Dhruva ha fatto una lunga distanza e è arrivato nelle rive di Yamuna And he met the Narad Muni. e ha incontrato Narada Muni. When the devotee has a desire, strong desire to meet the great devotee of the Lord, then Lord arranges so that you can meet the great devotee. Quando un devoto vuole tantissimo di incontrare un puro devoto, il Signore lo aiuta e organizza tutto così che il devoto può incontrare questo puro devoto. If devotee has within heart strong desire to find some pure devotee of the Lord, then Lord arranges in such a way that the devotee find that guru, that pure devotee. Se un devoto ha nel suo cuore questo forte desiderio di incontrare un puro devoto, il Signore organizza così che lui trova il suo guru. So this way, Lord arranged that Narad Muni come and meet this little boy Dhruva on the bank of the Jamuna. In questo modo il Signore ha organizzato che Dhruva incontra Narada Muni sul rive di Yamuna. Narad tested Dhruva. This devotee tastes the spiritual master before he accepts the disciple, he tests him. And similarly, disciple also tests spiritual master to make sure. E Narada Muni ha dato un test a Dhruva Maharaj come un guru sempre fa un test per il devoto e anche il devoto deve fare un test per il guru. So Narad Muni realized that this boy, Dhruva means, literally Dhruva means determination. So Dhruva had that determination. Narad Muni realized that this boy is determined to find the Lord. So I should instruct him. Dhruva, la parola Dhruva significa determinazione, quindi Narada Muni ha visto che questo ragazzo aveva tanta determinazione per trovare il Signore. So Narad Muni said, you will have a Lord's darshan, but you need to find a proper place. Narada Muni ha detto che tu avrai il darshan del Signore, ma devi trovare il posto giusto. 4842. So Narad Muni is here telling to go to the Madhuban, one of the 12th forest, and perform tapasya there. Tat gaccha Bhadram te. Il verso 42. Caro bambino, ti auguro dunque ogni buona fortuna. Vai sulla riva della Yamuna, là dove si trova la santa foresta di Madhuvana, e purificati.
È sufficiente cercarsi là per avvicinare Dio, la persona suprema, che vive sempre in questo luogo. So this way he got the blessings of Narad Muni, pure devotee, and Dhruva Maharaj, under the instruction of Narad Muni, performed tapasya at the Madhuban. Quindi così Dhruva ha ottenuto le benedizioni di Narada Muni e faceva tapasya in Madhuvana. And in 6 months he had darshan of the Lord. E dopo 6 mesi ha ricevuto il darshan del Signore. And of course, Lord Dhruva was little boy. He didn't know how to glorify the Lord. So Lord touched with his conch shell on his head, and then Dhruva was able to glorify the Lord. Come Dhruva era un piccolo bambino, lui non sapeva come glorificare il Signore e il Signore l'ha toccato sulla testa e così a lui è venuta questa conoscenza come glorificarlo. Before Dhruva could see the Lord outside, he was so purified that he was able to see Lord within his heart. Prima Dhruva pensava che il Signore è fuori, ma dopo era purificato, ha capito e ha sentito il Signore nel suo cuore. So when he was seeing Lord within his heart, so Lord when appeared, Lord pulled out from his heart. He couldn't see the Lord within his heart, and he was bewildered. So when he opened his eyes, he saw the Lord in front of him. Quindi Dhruva sentiva il Signore nel suo cuore e il Signore è uscito dal suo cuore e quando Dhruva ha aperto gli occhi poteva vedere il Signore davanti a sé. So Dhruva, because Lord knew what was the purpose Dhruva was performing tapasya, he wanted the kingdom which is greater than his great grandfather Brahma. That was his purpose, to come to worship the Lord. Il Signore sapeva quale era l'obiettivo della tapasya di Dhruva. Lui voleva. This I didn't understand. So who comes? The king. Can you repeat the last part? Yeah, Dhruva was performing tapasya to get the kingdom which is greater than his grandfather Brahma. Okay. Dhruva voleva ottenere un regno che era più grande del regno del suo nonno Brahma. So but Dhruva said that, my Lord, I saw you, so I don't need anything. You are a diamond. I was looking for a broken piece of glass. Now I found you, so I don't need anything. I'm satisfied by just having your darshan. E Dhruva ha detto, io cercavo un pezzo di vetro e adesso io vedo te, sei un diamante, quindi io non voglio niente di più dopo avere il tuo darshan. But Lord gave him the Dhruva star pole, which you see at night. Ma il Signore lo ha dato la stella North Star, the North Star, questa stella sul nord, grande. L'ho dato la stella sul nord. And Lord is guarding that planet. E il Signore fa sorveglianza di questo pianeta. And even there is annihilation, but that Dhruva star
Dhruva planet doesn't annihilate. E anche quando l'universo sparisce, questa pianeta di Dhruva è sempre lì. So this is where in Madhuban, one of the 12th forests, Dhruva Maharaj performed tapasya and had darshan of the Lord. And that place where he had darshan, that place is still there. And there is a temple where the temple on the top of the hill, and there is a temple where Lord Vishnu is there and Dhruva Maharaj is there. Quindi Madhuvan è il posto, la foresta dove Dhruva Maharaj faceva la sua tapasya e c'è un tempio dove c'è anche il signor Vishnu. In Treta Yuga, now this was in Sati Yuga. Dhruva Maharaj performed tapasya in Sati Yuga. Questo era il passatempo di Satya Yuga. In Treta Yuga, E in Treta Yuga, in Sun Dynasty, nel dinastia di Sole, Madhu was born. Madhu era nato. But because of the bad association, he acted like a demon. Ma perché aveva associazione cattiva, era nato come un demone. So his father renounced him because he became a demon. Il suo padre lo negato perché era un demone. So Madhu came in this forest, Madhuban. Madhu è arrivato in questa foresta, Madhuvan. Madhu worshiped Lord Shiva. E ha visto il signor Shiva. He asking Lord Shiva to make him immortal. Ha chiesto Shiva di farlo immortale. Shiva says it's not possible. E Shiva ha detto questo non è possibile. Ask something else. Devi chiedere qualcos'altro. So Madhudiman asked from Shiva the Trishul. Ok. E, come si... Tridente. E il demone ha chiesto a Shiva il tridente. As long as Trishul is within his hand, nobody can do anything to him. Perché al momento, quando ha il tridente nel suo mano, nessuno può farlo niente. Madhu was disturbing all the sadhus, all the devotees. E Madhu terrorizzato tutti i saggi, tutti i devoti. So they all went in Treta Yuga. Lord Ram was ruling, so they all went to Lord Ram for a help. All sadhus went to Lord Ram for please help us. This demon is disturbing our yajna. In Treta Yuga Signor Rama gestiva l'universo e i devoti sono andati a Rama per chiedere l'aiuto. So Ram sent Satrugna. E Ram ha mandato Satrudana. But meanwhile the Madhu demon was already dead. Ma in questo momento Madhu demone era già morto. But his son Lavanasura. Ma il suo figlio Lavanasura. Ma il suo figlio Lavanasura era ancora vivo. And Lavanasura had this Trishul. E Lavanasura aveva questo tridente. So as long as Lavanasura has Trishul, nobody can kill him. Quindi finché Lavanasura aveva questo tridente, nessuno poteva ucciderlo. And then so Lord Ram sent Satrugna to kill this Lavanasura demon. E il signor Rama ha mandato Satrudana per uccidere questo demone. So one time this Lavanasura, he had killed a big buffalo and he was carrying the big dead buffalo on his shoulder and he was coming back to palace. Una volta Lavanasura ha ucciso un grande toro e portava la testa del toro dietro la sua schiena. So Satrugna came and Satrugna challenged Lavanasura to fight with him. E Satrudna è arrivato e ha fatto il demone di combatterlo. But Lavanasura did not want to fight. He wanted to bring that Trishul from his palace
to fight. But Satrugna said, no, you have to fight with me right now. Lavnasura non voleva combattere perché non aveva con sé il tridente, voleva tornare al palazzo per prenderlo, ma Satrudhana ha detto che no, tu devi combattere con me adesso. So Satrugna killed Lavnasura demon. E Satrudhana ha ucciso questo demone. And Satrugna stayed in Vraja and established the temple of Vraja. E Satrudhana Devi in è Mathura. rimasto in questa foresta, nel tempio Adivaraha. Adivaraha. We talked about Adivaraha yesterday. Abbiamo parlato di questo tempio ieri. And there is a Satrugna temple in Madhuban, in this place. E c'è anche il tempio di Satrudhana nel Madhuvan. This is Satrugna temple. Satrugna. Questo è Satrughan Temple. And Satrugna and his wife, Sutakirti. E ci sono Satrughan e la sua moglie. So this is happened in Treta Yuga. Questo è successo in Treta Yuga. In Dwapar Yuga, Krishna came with his cows to herding his cows. He used to come to Madhuban. Dwapar Yuga. In Dvapara Yuga Krishna è venuto con i suoi mucchi in Madhavan. And Krishna with his cows were thirsty. So Krishna with his flute built, made a kunda, made a lake, and that's called Krishna Kund. And his cows would drink the water from that kund. Krishna e le mucche avevano sete e Krishna con il suo flauto ha scavato il terreno e così ha fatto la kunda, la Krishna Kund. So this way, and in Kali Yuga, Lord Chaitanya came to visit this Madhuban. E in Kali Yuga il Signor Chaitanya è venuto per visitare questo Madhuvan. So you can see in this Madhuban is the Braj is so eternal that in Satyuga Dhruva Maharaj performed tapasya, in Treta Yuga Satrugna came, in Dwapar Yuga Krishna came, and in Kali Yuga Lord Chaitanya came there. Perciò possiamo capire che questo Madhuvan è un posto eterno perché in Satya Yuga Dhruva Maharaj è venuto, in Treta Yuga Satrughan è venuto, in Dvapara Yuga Krishna è venuto e in Kali Yuga il Signor Chaitanya è venuto. So this is one of the 12th forest. Questo è uno di 12 foreste. Okay. So from there we go to Talavan. E da lì andiamo in Talaman. Talavan is the forest where there were tal trees. Talavan è una foresta con le alberi molto alte. Tal trees, the fruit of that tal tree is so tasty, and in summer they make the juice out of it to drink the juice, and it gives the cooling effect. Questi tipi di alberi tan hanno le frutte, i frutti di quale fat. They make fat. They make the juice. Okay, the juice of which they make fat. Juice is good for the body in the Okay. heat. Heat Okay. gives cooling effect in the body. Ho capito. E di questa frutta il succo è fatto che è molto buono per salute e aiuta a gestire il caldo. But there was so there were big tal
big trees, so many trees and beautiful big fruits, and those fruits had a smell was spreading everywhere. E in questa foresta c'erano tantissime alberi di tan molto molto alte con questa frutta grande e l'aroma della frutta era ovunque. So cowherd boys and Krishna and Balaram, they were playing on the Govardhan hill, and they could smell these fruits, nice aroma, they can smell it. E Krishna e i pastori giocavano sul collina Govardhan e loro potevano sentire questa aroma di foresta. And cowherd boys, they were hungry. E i ragazzi avevano fame. So they are saying they are requesting that there is a forest nearby, Talvan forest, and there are a lot of nice fruits, big fruits. Let's please, we want to go there. E loro hanno chiesto a Krishna, c'è una foresta Tanvan e ci sono tantissime frutta, possiamo andare lì per mangiare? But they said that there is a demon called Dhenukasura living, and this Dhenukasura demon doesn't allow anybody to enter this forest. Ma c'era un demone? Dhenukasura. C'era un demone Dhenukasura che guardava l'entrata in questa foresta e non permetteva a nessuno di entrare. Here there is a shloka in this chapter. He said that the cowherd boys are saying, "O Ram, Ram, mighty armed one." C'è un verso. Ram is Balaram. O Balaram, O Okay. Balaram, O mighty armed one. Okay. C'è una shloka che dice Ram significa Balaram, con le braccia forti. O Krishna, destroyer of the miscreants. Krishna, il combattente. Miscreants means the persons who are demons, persons. Ok, il combattore di demoni, combattente di demoni. Not far from here is a very great forest filled with rows of palm trees. Vicino c'è una foresta piena di alberi di palma. Dhenukasura is an ash demon. Ash means donkey, right? Donkey? The ash demon. Dhenukasura è un donkey? No, donkey. Ash demon, ASS. Assino, un demone assino. Lives in this Talvan forest, and this demon doesn't allow anyone to enter or taste these tal fruits. Lui vive in questa foresta e non permette a nessuno di entrare e mangiare questa frutta di tan. This fruit's aroma is spreading everywhere. E l'aroma di questa frutta è dappertutto. So all the boys, Krishna and Balaram and all the boys went to this forest. E Krishna, Balarama e tutti i ragazzi sono andati in questa foresta. And Balaram went inside the forest and kept moving all the tall trees, shaking all the tall trees. Balarama è entrata nel foresta e ha iniziato a agitare tutti gli alberi. So all the trees are falling on one tree to another, they are falling on each other. E tutti gli alberi sono caduti. And Dhenukasura woke up. He said, "What's happening? Nobody, I don't allow anybody in that forest, and someone is here disturbing my sleep. Who is that?" So Dhenukasura, big demon, ash demon, woke up and came. E Dhenukasura si è svegliato e ha chiesto: ma chi è? Io non permetto nessuno in questa foresta, chi è venuto qua? And Balaram fought with Dhenukasura. E Balaram ha combattuto Dhenukasura.
Usually the donkey ass demon, they like to kick from the hind legs. They like to kick. Di solito ai asini piace di colpire con loro gambe interiori, back legs interiori. So Balaram wanted to play with this demon for a while. So they are fighting with each other for a while. E Balaram combatteva con questo demone per qualche tempo e giocava con lui. And finally Balaram hold his hind legs. Hold the hind legs of this demon and twirl around, round and round, and threw it in the forest, in the tall trees. E alla fine Balaram ha preso le gambe di questo demone e l'ho fatto roteare e l'ho buttato fuori di foresta. So the demon died and fell on one tree. All trees fell. All the trees in the forest fell. E quando il demone era molto grande, quando lui è caduto su un albero, tutti gli altri alberi sono caduti. And Krishna killed all the associates of Dhanukasura. Krishna killed all the associates E of così Dhanukasura. Krishna ha ucciso tutti gli amici di questo demone. Cowherd boys, they were hungry, but they did not eat these tal fruits because all the tal fruits were covered with the blood of this demon Dhanukasura. So they said, we don't want to eat, this is contaminated. I ragazzi avevano fame, ma loro non hanno mangiato questa frutta di Tan perché tutta la frutta era coperta con il sangue del demone e quindi hanno detto ok, questa frutta è contaminata, non la mangiamo. Now Dhanukasura, question is raised, why Dhanukasura was killed by Balaram? Now why not Krishna? Krishna usually kill all the demons. Why Balaram had to kill? Ma perché Balaram ha ucciso questo demone e non Krishna? It is mentioned that the Dhanukasura in the previous life was the son of Bali Maharaj. E in scritture è scritto che nella vita precedente questo demone era il figlio di Bali Maharaj. Bali Maharaj's son, his name was Sahasik. Il nome di Bali Maharaj figlio era Sahasik. He was a son of a Bali Maharaj. Bali Maharaj is a king. So he was enjoying with 10,000 ladies on the Gandhamadan Parvat, Gandhamadan hill. The son o Bali Maharaj? Bali Maharaj's son Sahasik. E lui godeva migliaia delle donne where? Gandhamadan Parvat. In Gandhamadan Parvati. But on that Gandhamadan Parvat there was ashram of Durvas Muni. Ma lì c'era anche l'ashram di Durvasa Muni. So this Sahasik was enjoying with all the 10,000 ladies, and it was disturbing Durvas Muni in his meditation. E quindi come Sahasik godeva queste 10.000 delle donne vicino all'ashram, lui disturbava il sagge. So Durvas Muni cursed him. E Durvasa Muni ha maledetto Sahasik. You are acting like a ass. Like ass? Ass means a donkey. You are acting like okay. a donkey, ass. Tu ti stai comportando come un asino. You have no shame. Tu non hai vergogna. So you become an ass demon. E così lui è diventato un demone asino. So, but Sahasik realized that I made a big mistake. So he went to Durvas Muni asking for forgiveness. Please take this curse back. E Sahasik ha capito che ha fatto un grande errore e è tornato da Saggia e ha chiesto per favore prendi indietro la tua maledizione. Durvas Muni said, I cannot take the curse back. You have to become a demon.
but you will be liberated. After 400,000 years, you will be liberated by Balaram. Balaram will kill you, liberate. E Muni ha detto che io non posso richiamare la maledizione, ma dopo 400.000 anni tu saresti liberato perché sarai ucciso di Balaram. Also, Bali Maharaj is the grandson of Prahlad Maharaj. Bali Maharaj è anche il nonno di Prahlad Maharaj. And Prahlad Maharaj's father was Hiranyakashipu and he was killed by Lord Nrsimhadev. E il padre di Prahlad Maharaj è Hiranyakashipu, che era ucciso di Narasimhadev. So Lord Nrsimhadev had promised to Prahlad Maharaj that I will not disturb your family in the future. E il signor Narasimha ha promesso a Prahlad Maharaj che io non disturberò la tua famiglia nel futuro. He will not destroy his future generations. E non distrutterò i tuoi generazioni future. So since Bali Maharaj was the grandson of Prahlad Maharaj, that's why Krishna didn't kill Dhanukasura, but Krishna did not kill Dhanukasura, but Balram killed Dhanukasura. E come Bali Maharaj era il grandson, era il nipote di Prahlad Maharaj, Krishna non ha ucciso Devakasura, ma Balaram ha ucciso Devakasura. Now, these demons represent the anarthas. Anartha. Demon represents anarthas. Okay. Questi demoni ripresentano diversi anartha. The Dhanukasura, he was also associate of Kamsa. Dhanukasura. Dhanukasura, the ass demon. Lui era anche un partner di Kamsa. And this Dhanukasura would share his fruits with Kamsa, but he would not allow any Brajbasis or cows, anybody to enter in this forest. Dhanukasura to share. Condivideva il cibo con Kamsa, ma non permetteva nessuno ad entrare in questa foresta. So Dhanukasura represents the anartha which is called the like gross discrimination, no discrimination. E quindi Dhanukasura rappresenta una anarca che si chiama discriminazione, una grande discriminazione. Balram killed two demons, Dhanukasura and Pralambasura. Balarama ha ucciso due demoni, Dhanukasura e Pranamasura. So I'm going to read about Dhanukasura now. Adesso leggiamo di Dhanukasura. Srila Bhaktivinoda Thakur mentions Srila Bhaktivinoda Thakur dice in Sri Chaitanya Sikshamrita. Nel Sri Chaitanya Sikshamrita. That Dhanukasura represents ignorance of knowledge of the soul.
Dhanukasura rappresenta l'ignoranza della conoscenza dell'un'anima. through gross materialistic intelligence. Tramite la intelligenza l'intelligenza materiale. So, Srila Bhaktivinoda Thakur mentions that these two demons, the Dhanukasura and Pralambasura, they were killed by Balaram. Lui dice che questi due demoni erano uccisi di Balaram. So in our heart also we have these two demons sitting within our heart in a small way. E anche tutti noi abbiamo questi due demoni nei nostri cuori, nella quantità molto piccola. So how can we remove the contamination? The contamination of these two demons represented Sanartha can be removed only by the dint of devotees' own endeavors. Come possiamo purificarci di queste anarche? Queste anarche possono rimossi dal coro solo By devotee has to perform his own endeavor. By his own endeavor, he can remove this anartha from the heart. Un divoto deve cercare di sforzarsi per rimuovere queste due anarchie dal suo cuore. That's like, so Bhaktivinoda Thakur is saying that when the devotee endeavors to remove this anartha from their heart, then the Krishna, by his mercy, he can help to remove this anartha from the heart. Bhaktivinoda Thakur dice che quando un divoto si sforza di rimuovere queste anartha dal suo cuore, il Signore lo aiuta per la sua misericordia di farlo. So devotee need to perform so much endeavor with serious. He had to perform this. He has to endeavor to remove. Then Krishna will help. Quindi un divoto deve sforzarsi e deve fare azioni per rimuovere queste anarchie dal suo cuore e in questo caso il Signore lo aiuterà. Also Balaram is the original guru. Balaram è il guru originale. So those who are bona fide spiritual master are empowered by Balaram. E tutti chi adorano il guru sono benedetti di Balaram. When the aspiring devotee takes the shelter of the spiritual master, Quando un divoto prende il rifugio dal guru, he receives the transcendental Shakti, power. lui ottiene Shakti, il potere trascendentale. And thereby able to overcome this influence of Dhanukasura. E diventa capace di lavorare sull'influenza di Dhanukasura. So this pastime took place in Talvan, Kaling. So if we have the Dhanukasura mentality, then we worship Lord Balaram at this place in Talvan. Quindi se noi sappiamo che abbiamo la mentalità di Dhanukasura, dobbiamo pregare a Balaram. Okay. Then there is another forest called Kumudvan. C'è anche altra foresta che si chiama Kumudavan, Kumudvan, where Lord Kapila performed tapasya. dove il signor Kapila ha fatto la sua tapasya. So
Kumudvan has a nice kunda, sarovar called Padma Kund, lot of lotus flowers. C'è una kunda molto bella nel Kumudavan, ci sono tantissimi fiori di loto. It's said that in Vraja Purana it is said that by just taking the bath in this kund, all the Vedic knowledge is revealed to your person. Se una persona fa il bagno in questo kunda, avrà tutta la conoscenza vedica. Okay? And we already talked about Santanu Kund yesterday. Abbiamo parlato di Santanu Kund ieri Now we are going to Govardhan. e adesso andiamo in Govardhan. On the way to Govardhan, there is a place called Khechri. This is the place of Putna. Putna was born in Khechri. Quando nel passaggio a Govardhan c'è il posto che si chiama Kreshi? Khechri. Khechari. Khechri, yeah. Okay. Khechri means that Putna was able to fly in the sky. Putana, she was born, right? There. Putana era nata in Khechari e Putana significa che lei volava nel cielo. We'll talk about Putna when we go to last day in Mahavan. Parliamo di Putana il nostro ultimo giorno. There is another forest called Bahulavan. C'è altra foresta che si chiama Bahulavan. And we are in Radhakund now. E Radhakunda. So we're going to do Govardhan Parikrama now. We're going to do Govardhan Parikrama. Ok, facciamo Govardhan Parikrama adesso. It is said in the Upadesamrita by Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami? In Upadesamrita. Rupa Goswami dice in which scripture? Upadesamrita. In Upadesamrita. It said the holy place known as Mathura is spiritually superior than Vaikuntha. Lui dice che il santo luogo Mathura è più alto di Vaikuntha. Because Lord appeared in Mathura. Perché il Signore si è apparso a Mathura. But superior to Mathura is the transcendental forest Vrindavan. Ma la foresta trascendentale di Vrindavana è superiore di Mathura. Because in Vrindavan Krishna performed his Ras Leela pastimes. Perché a Vrindavana Krishna ha fatto Rasa Lila. And superior to Vrindavan forest is the Govardhan hill. E la collina Govardhan è superiore a Vrindavana. Because Govardhan hill was raised by the left hand by Krishna. Perché la collina Govardhan era alzata da mano sinistra di Krishna. And in Govardhan there are a lot of Krishna performed many loving pastimes on Govardhan. Krishna e tanti passatempi di amore di Krishna hanno avuto luogo in collina Govardhan. But above all is superior excellent places is Radhakund. Ma Radhakund è superiore di tutti questi posti santi. Because Radhakund is overloaded with the ambrosial nectar, prema of Lord of Gokula, Sri Krishna. Perché Radhakund è
how to say, innogata. Hmm? The Radha Kund is full of prema. Innogata? Inondata. Perché Radha Kund è inondata di prema di Krishna. So, intelligent person, Una persona intelligente he wants to serve Radha Kund, vuole a fare servizio a Radha Kund, which is situated on the foothill of Govardhan Hill. quale è situata ai piedi della collina di Govardhan. So now we talk how the Govardhan was manifested in Gokula. E adesso parleremo di come Govardhan si è manifestato in Gokula. One day Krishna was thinking that I want to perform the pastimes. Un giorno Krishna pensava che voleva fare qualche passatempi. But I need a mountains, I need a caves, I need waterfalls. Ma lui voleva di avere le montagne, i grotti, i waterfalls, le cascade. So at that time Krishna's heart, E in questo tempo il light cuore di appeared. Krishna, dal cuore di Krishna una luce è apparsa. And small mountain was formed. E una piccola montagna era formata. It became bigger and bigger E diventava più e più grande in Goloka. in Goloka. And then was known as Govardhan. E era chiamata Govardhan. So Govardhan is the heart of Krishna. Govardhan è il cuore di Krishna. Govardhan is also devotee of Krishna, Haridas. E Govardhan è anche un devoto di Krishna, Haridas. According to Lord Chaitanya, Achintya Beda Bada Tattva, simultaneously one and different. So Govardhan is Lord, and at the same time Govardhan is also devotee of the Lord. Secondo il signor Chaitanya, Govardhan è il Signore e allo stesso momento è il devoto di Signore. 10th canto, 21st chapter, text 18. Canto 10. 10, 28, 10, 21, 18. You can sit down. Puoi sedere. You understand English? Okay. Italian also? You say Which chapter? 21. I don't have 21 here. Text 21a, 10 canto 21st chapter, text 18. You don't have it? If you put on a Google 10, 21, 18, you will get it. I'm trying, but in Italian it's Okay. I see. not that achievable. I see. So 10, I see. 21, you can only download a PDF. I see. 18, right? Yeah. Okay. Hantyam. Hantayam. Yeah, this is the about Govardhan. Canto 10, capitolo 21, verso 18. Tra tutti i devoti la collina Govardhana è la migliore. Amiche mie, questa collina fornisce a Krishna e a Balarama, ai vitelli, alle mucche e ai giovani mandriani ogni cosa necessaria: acqua da bere, erba tenera, grotte, frutti, fiori e vegetali. E in questo modo offre il suo rispetto al Signore. Toccata dai piedi di loto di Krishna e Balarama, la collina Govardhana appare molto felice.
So now question, how the Govardhan appear on this planet? E come Govardhan è apparso su questa pianeta? In the Brahma Vaivat Purana it is mentioned, In Brahma Vaivat Purana, è scritto Brahma Vaivat Purana, Brahma Vaivat Purana, Purana. that the Lord, when he was going to appear on this earth planet, Lord said to Radha, please, you will also come with me on this earth planet. Quando Krishna stava per andare, per manifestarsi su questa pianeta, lui ha detto a Radharani, he said that he goes or he asked her to go? He said, you have to come with me to earth Lui planet. ha detto tu devi andare con me sulla terra. So Radha said, E Radharani ha risposto, Yatra Vrindavan nasti, na yatra Jamuna nahi, yatra Govardhan nasti, tatra mene mana sukha. I will not be happy without Vrindavan, Jamuna and Govardhan. non sarò felice senza Vrindavana, Yamuna e Govardhan. Krishna is Radha and Radha is Krishna. Krishna è Radha e Radha è Krishna. But because of love, Radha is requesting. Radha is requesting because of love. Ma perché lei ha amore, lei fa questa richiesta. So Krishna said, I will have all these three, Vrindavan, Jamuna and Govardhan, I will have all of the three on the Radha Kund. I will have it on the earth planet. So Radha was very happy. E Krishna ha risposto che io metterò tutti alberi, tutto Vrindavana sul pianeta di terra. In Salmali Dvip, Govardhan appeared as a son of Dronagiri. E sulla terra Govardhan è apparso come il figlio della montagna Drona. In Salmali Dvip. In Samavidvip. Salmali Dvip. It is one of the island. Nell'isola Salmadvipa. Just like the Parvati was a daughter of Himalaya. Nello stesso modo come Parvati era la figlia di Himalaya. So Govardhan was a son of Dronagiri. E Govardhan era il figlio di Drona. Now don't ask a question, how is the Govardhan hill can be born? Don't ask that question. Ma non dovete chiedere come una collina di Govardhan poteva essere nata. So one time Pulatsya Muni from Kasi went to see Dronagiri. Una volta Pulastya Muni di Kashi è venuto. So Dronagiri welcomed Pulatsya Muni because Pulatsya Muni was a great personality. E Drona ha è benvenuto Pulastya Muni perché Pulastya Muni era una grande persona. So Pulatsya Muni saw his son Govardhan with herbs, fruits, flowers, caves, waterfalls, and he was attracted to him. Pulastya Muni ha visto il suo figlio Govardhan con tutte le alberi, cascade, erba e era molto attratto a Govardhan. So when Pulatsya Muni was about to leave, Dronagiri asked, how can I serve you? E quando Pulastya Muni stava per partire, Drona ha chiesto, ma come posso servirti? So Pulatsya Muni said, give me your son Govardhan. E Pulastya Muni ha risposto, dammi il tuo figlio Govardhan. Dronagiri was not happy to give up his son. E Drona non era felice di darlo il suo figlio.
But if he doesn't give the Pulasya Muni, then Pulasya Muni will get angry. Ma se lui non lo farà, Pulasya Muni poteva arrabbiarsi. So Dronagiri said to Pulasya Muni, let's go to my son Govardhan, let's ask him what he wants. E Drona ha detto andiamo al mio figlio Govardhan e lo chiediamo What is his desire? che cosa è il suo desiderio. So they went to Govardhan, and Pulasya Muni asked Govardhan to come with him. E sono venuti da Govardhan e Pulasya Muni ha chiesto se lui voleva andare con He lui. said, well, can you please come with me? Ha chiesto puoi andare con me? Giriraj said, I will come with you, E Giriraj ha risposto sì, io andrò con te, but you will have to carry me. ma tu devi portarmi. Pulasya Muni said, that's not a problem, I will carry you. E Pulasya Muni ha risposto questo non è problema, posso But portarti. then Govardhan put second condition. Ma Govardhan ha dato altra condizione. He said that to Pulasya Muni, on the way, if wherever you stop, from that place I will not move. Lui ha detto se durante il viaggio tu mi fermi in qualche posto, io rimanerò lì e non mi muoverò più. So Pulasya Muni agreed with both conditions. E Pulasya Muni era d'accordo con tutte e due condizioni. Now understand, this Govardhan was not a small hill. Ma dobbiamo capire che la collina Govardhan non era una piccola collina. He was 16 miles height. 16 miles height. Aveva altezza di 16 miglia. What to say of the length and the width? Ma che cosa dire della larghezza e width? Larghezza e profondità. So Pulasya Muni carried that big hill in his hand, in his palm. E Pulasya Muni portava questa grande collina sulla mano. But on the way, Pulasya Muni had to stop because he had a natural call. Ma lui doveva fermarsi in qualche momento perché aveva il bisogno naturale. So when he was carried, he had natural call. So when he came down, he was passing through the Vrindavan. E quando lui si è scendo, e quando lui è sceso, lui passava vicino a Vrindavan. So he came down and he put the hill down and he performed his daily activity, took a bath, and now he wanted to pick up the Govardhan and go to his place. Quindi lui è sceso e ha messo Govardhan sul terra. Dopo ha fatto il bagno, voleva di alzarlo ancora e continuare il suo viaggio. So when they were passing by, Govardhan already saw there is Jamuna river, there is Vrindavan. This is what he wanted because he knew that this is the place my Lord is going to come and perform the pastimes. Ma Govardhan ha visto Vrindavana, ha visto Yamuna e lui sapeva che questo era il posto dove il suo Signore faceva i suoi passatempi e lui voleva essere lì. So Govardhan, the Pulasya Muni wanted to leave the Govardhan, bring to his place, but Govardhan would not move. E Pulasya Muni voleva di alzare Govardhan ancora e portarlo a casa, ma Govardhan non si muoveva. So Govardhan reminded to Pulasya Muni, remember the two conditions we had? E Govardhan ha detto, tu ricordi queste due condizioni che abbiamo? The second condition was, wherever you put me, I will not move from there. La seconda condizione era che dove tu mi metti sul terra, io rimango lì. So Govardhan would not move from the Vraj because he knew
that my Lord is going to come, Krishna is going to come and perform the pastimes on me. Quindi Govardhan non voleva di muoversi dal Vrindavana perché lo sapevo che il Signore sarà lì per fare i suoi passatempi. So Pulas Muni got angry E Pulasya Muni si è arrabbiato and he cursed Govardhan. e lui ha maledetto Govardhan. And he cursed that every day you will be going one mustard seed down, one mustard seed size. E la maledizione era che ogni giorno Govardhan andrà sottoterra a distanza pari ad un granello di senape. Govardhan thought, yeah, I'm cursed, but I'll be serve Krishna Ma Govardhan in his pensava, pastimes. ok, sono maledetto, ma io servirò a Krishna nel suo passatempi. I will serve Krishna Balram, I will serve cowherd boys, cows, gopis, calves. Io farò servizio a Krishna Balaram, a pastori, alle mucche. In Adivaraha Purana is mentioned. Adivaraha Purana it is mentioned Nella Divaraha Purana è scritto that Lord Ram, when he was building a bridge between the India and the Lanka, quando il signor Rama costruiva il ponte per arrivare a Lanka. so at that time they were Hanuman and they were bringing the big stones In questo to tempo c'era make a Hanuman bridge. che portava grandissime sacchi per costruire questo ponte e li buttava nell'acqua. So Hanuman went and he brought whole Govardhan in his hand to build a bridge. He was bringing the Govardhan to build a bridge. E quindi Hanuman è arrivato e ha preso Govardhan e l'ho portato per fare questo ponte. But while he was carrying the Govardhan, he was passing through the Vrindavan. He received the message from Lord Ram that bridge is already built. You don't need to bring. E quando lui passava tramite Vrindavan con Govardhan in mano, lui ha ricevuto un messaggio di signor Rama che il ponte era già costruito, quindi non c'era bisogno di altri sacchi. So Govardhan, Hanuman had to put down Govardhan in the Braj. E in questo modo Hanuman doveva mettere Govardhan giù nel Vraj. Govardhan wanted to serve Lord Ram. Govardhan voleva di servire al signor Rama. So Lord Ram told Hanuman to request to Govardhan to stay in Braj. Ma il signor Rama ha chiesto a Hanuman di chiedere Govardhan di stare a Vraj. When in Dwapar Yuga, when I will come as Krishna, then I will take your service. E lui ha detto quando verrò durante Dvapara Yuga come Krishna prenderò il tuo servizio. Then I will fulfill your desire to serve me. E così il tuo desiderio di servirmi sarà realizzato. First worship of Govardhan was done by Lord Krishna himself. Krishna worshipped. Krishna worshiped Govardhan. okay. He himself, first worship of Il primo adorazione di Govardhan era fatto da Krishna stesso. We know from the Govardhan Puja that Krishna, when Krishna was 7 years old, and at that time Nand Maharaj on the Diwali day, Nand Maharaj and all the cowherd boys were preparing the festival to please Lord Indra. They wanted to worship Lord Indra. Noi sappiamo che quando Krishna aveva 7 anni, Nanda Maharaj e tutti gli abitanti di Vrindavana si preparavano per una grande festa per glorificare Indra. Because cowherd boys they were Vaishya, they were farmers, they needed water, and Lord Indra was providing the water. So they were worshipping Indra to please him.
perché i passatori erano Vaishya e loro avevano bisogno di acqua e Indra li forniva l'acqua. So everyone was busy preparing all the preparation to please, perform the yajna to please Lord Indra. E tutti erano occupati della preparazione di questa grande yajna per soddisfare Indra. So Krishna, he is asking his father, what is happening here? And father said, we are performing yajna to please Lord Indra. E Krishna ha chiesto al suo padre che cosa sta succedendo, che cosa è stato preparato. E Nanda Maharaj ha risposto che stiamo preparando una yagya per soddisfare Indra. Because Indra provides us rain. Perché Indra ci fornisce la pioggia. We are farmers, we depend on rain. Noi siamo i Noi siamo i fattori e abbiamo bisogno della pioggia. Because of the rain, we have grass and grains and vegetables grows because of the rain. E grazie alla pioggia noi abbiamo i vegetali, le erbe che crescono. Little 7-year boy Krishna is thinking that Indra is my servant. E il piccolo Krishna pensava, ok, Indra è il mio servitore. I have appointed him. Io l'ho messo in questo posto. I am his boss. Io sono il suo capo. And Indra's boss is here in the house of Nanda Maharaj. E il capo di Indra è qua nella casa di Nanda Maharaj. And there my father is worshipping my servant. E il mio padre sta facendo il servizio al mio servitore. Krishna thought I have to do something here. E Krishna ha deciso io devo fare qualcosa qua. Krishna said, saying to father, why you worshipping Indra? E lui ha chiesto al padre, ma perché stai adorando Indra? Then Nanda said, we worship because he provides us rain. E Nanda Maharaj ha risposto, lo facciamo perché lui ci fornisce la pioggia. Because Krishna says in Bhagavad Gita 10 chapter text 8. Perché Krishna dice in Bhagavad Gita 10.8 Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante bham buddha bhav samanvitaha. I am the source of all spiritual and material world. Io sono il fonte del tutto mondo spirituale e materiale. Everything emanates from me. Tutto viene da me. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. E per questo i devoti si approfondano nel servizio devozionale a me. But before I give this message outside, first I need to give this message to my family. Ma prima la prima cosa io devo dare questo messaggio alla mia famiglia. Krishna decided I need to stop this Indra Puja. E Krishna ha deciso di fermare questa puja per Indra. Krishna is Krishna. Krishna è Krishna. Gopi is saying in the 10th canto, 31st chapter. 21st or 31st? 31st. It is 31st there? No? Okay. Well, this is Gopis are saying, O lotus eyed one, this to Krishna. Nel canto 10, capitolo 31, Your sweet voice and charming words le gopi dicono, o uno con occhi di loto, il tuo voce è dolce. which attract the minds of the intelligent. He's getting Okay. there. Which verse? 8. 8. 10:31 8. Madhurya gira valgu vakyaya. Sì.
Buddhaman. O This is from the Signore, Gopi Gita. sì, sì. O Signore dagli occhi di loto, la tua voce dolce e le tue parole che ammaliano e attraggono la mente di chi ha intelligenza ci stanno rendendo sempre più confuse. Per favore, nostro caro eroe, fa rivivere le tue servitrici con nettare delle tue labbra. Krishna said to Nanda, you don't need to worship worship Indra. E Krishna ha detto a Nanda Maharaj, tu non devi adorare Indra. Nanda said, why? E Nanda ha chiesto perché. Krishna said, rain is not in the hand of Indra. E Krishna ha detto, ma questo non è nei mani di Indra. So Krishna, there is a back and forth, Nanda Maharaj and Krishna keep. E quindi c'era un Different discorso tra Nanda Maharaj e Krishna. So Nanda said, ultimately Nanda said, if not Indra puja, then what should I do? Whose puja? Ma se Nanda Maharaj ha chiesto, se io non faccio la puja per Indra, per chi la faccio? He said, Govardhan puja. E Krishna ha detto, Govardhan puja. He's serving us. Govardhan ci serve. He provides, he's serving all the grass, cows, calves. Ci fornisce tutte le erbe per le mucche. When you perform Indra Jaga, Indra comes here, Indra comes to... Quando tu fai la puja per Indra, Indra viene qua. So Nanda Maharaj said, no, Indra doesn't come. E Nanda Maharaj ha risposto, no, Indra non viene. So Indra even doesn't come, so why are you performing Indra Jagya? E Krishna ha chiesto, ma se Indra anche non viene, perché fai yagya per lui? You will see Govardhan will come. If you worship Govardhan, Govardhan will come. Tu vedrai, se farai puja per Govardhan, Govardhan verrà. And you all will see him. E tutti voi lo vedete. He will ask for more and more food. E lui ci darà più e più. Nanda Maharaj and Kawadba said, we don't understand your philosophy, but if you want, then we will worship Govardhan. E Nanda Maharaj e pastori hanno detto, non capiamo la tua filosofia, ma se tu lo vuoi, lo facciamo. So then Nanda Maharaj all Kawadba said, how do we worship Govardhan? E Nanda Maharaj ha chiesto, ma come facciamo l'adorazione di Govardhan? He said, all the preparation for Indra you make, of all the preparation you have made to offer Indra, bring it and offer to Govardhan. E Krishna ha detto, tutte le preparazioni che avete fatto per Indra, li portate a Govardhan. And so they made the big lakes of the sweet rice and gulab jamuns and all the big lakes, rice, big hill of the rice and the lake of the dal and all the preparation they made for, and they are worshipping, they are offering to Govardhan. E loro hanno preparato grandissimi laghi di riso dolce e di dal e hanno costruito grandi montagne di riso e li hanno offerto a Govardhan. And Krishna worshipped the Govardhan. E Krishna ha fatto adorazione di Govardhan. And Govardhan manifested. E Govardhan si è manifestato. Same Krishna who is little boy standing on the foothill of Govardhan, and same Krishna is up on the top of the Govardhan in the big form, and is eating all the foods which is offered by all the Brajvasis. Uno piccolo Krishna era ai piedi di collina Govardhan e altro Krishna era sul picco della collina Govardhan mangiando tutte queste offerte. So Brajvasis were so happy to see the Govardhan up on the top of the Govardhan hill. They saw the Govardhan eating everything. E Vrajabasi erano molto felici perché hanno visto Giriraj che mangia tutte le preparazioni, tutte le offerte.
and Govardhan ate everything. E Govardhan ha mangiato tutto, There was nothing left. non c'era niente And rimasto. Govardhan asked, give me more, give me more, give me more. E Govardhan ha chiesto, dammi di più, dammi di più. But Brajabasi said, everything is whatever we have offered you everything. Ma We don't have Vrajabasi anything more. hanno detto, ma ti abbiamo offerto tutto che avevamo, quindi non abbiamo niente di più. So one Brajabasi told them that please you offer to Tulsi leaves and he will be happy. E uno Vrajabasi ha detto, potete offrirlo 2 fogli di tulasi e lui era felice. So and then Krishna after worshipping Krishna, of course Krishna also worshipped cow and the brahmanas. E dopo adorare Govardhan, Krishna anche ha adorato le mucche e i brahmani. And Krishna himself with all the cowherd boys performed the Parikrama of Govardhan, and from there Govardhan Parikrama started. E Krishna, insieme con tutte le sue mucche, ha fatto una parikrama intorno di Govardhan e da lì inizia Govardhan Parikrama. Lord Chaitanya and all the previous acharyas, they also performed the Govardhan Parikrama. Il Signor Chaitanya e tutti acharya hanno fatto parikrama di Govardhan. So we know from there on, and then of course this Indra poured the rain, and Krishna lifted Govardhan for 7 days and 7 nights with this on this finger. E noi sappiamo che Indra era arrabbiato e ha Tupur e ha portato tantissima pioggia e Krishna teneva Govardhan come un ombrellone sul suo mignolo per 7 giorni. And we know that for 7 days all the Brajabasis were under the Govardhan with the cows and every gopis and cowherd boys and cowherd men, older cowherd men. Everyone was under the Govardhan for 7 days and 7 nights. And Krishna is holding. E lo sappiamo che tutti i Vrajabasi, tutte le mucche, pastori e gopi erano sotto Govardhan per 7 giorni. And top of the Govardhan, Krishna was pouring the rain, but the Sudarshan Chakra was drying away all the water with the heat. E sul picco di Govardhan c'era Sudarshana Chakra che faceva evaporare tutta la pioggia che cadeva. And of course, during that 7 days, all the rasas was Krishna was enjoying all the rasas and for 7 days, because Radharani was there, gopis were there, cowherd boys were there, his parents were there, everyone was there under this hill for 7 days and 7 nights. E per 7 giorni e 7 notte Krishna godeva tutte i rasa, perché c'erano tutti, Radharani era lì, gopi erano lì, i pastori erano lì, i suoi genitori erano lì, quindi lui poteva godere tutti i rasa. So this is the something about Govardhan. E questa è la storia di Govardhan. Now we're going to do Govardhan Parikrama. Adesso facciamo Govardhan Parikrama. I don't know, we have 1 hour, how am I going to finish? I have no idea. Whole Parikrama. Io non Plus lo so, Radha, abbiamo solo una plus- ora, come finiamo? Plus Radha Kund Parikrama. Anche c'è Radha Kund Parikrama. We'll try whatever we can. So first thing we came is the Kusum Sarovar. Il primo posto è Kusum Sarovar. Kusum Sarovar is well known. All the devotees go to take a bath in the Kusum Sarovar. Famous. Tutti i devoti vanno a Kusum Sarovar per fare il bagno, è molto famoso. There are few places in Braj that are very famous. Kusum Sarovar, Pavan Sarovar. Ci sono un po' di posti molto famosi vicino a Govardhan, Kusum Sarovar, Pava Sarovar, Man Sarovar. Manu Sarovar.
There are different sarovar who are famous in Braj. Ci sono diversi sarovar famosi in Vraj. Kusum Sarovar is a place where kusum, the fruit, the flowers, kusum flowers were growing so much. Kusum Sarovar è il posto dove il fiore di kusum cresce. And Krishna, all the gopis would collect those flowers and make the garland for Krishna. E le gopi raccoglievano questi fiori per fare una ghirlanda per Krishna. And Krishna would also get the flowers and she would decorate Radharani's head with the flowers. E anche Krishna raccoglieva i fiori per metterli nei capelli di Radharani. Uddhava, the friend of Krishna, Uddhava è un amico di Krishna. he stays as a grass. Lui sta come una erba. So that Uddhava is staying as a grass because he wants all the gopis and Krishna, all the gopis, their lotus feet, the dust of their lotus feet touching him. Lui sta come una erba perché lui vuole che Krishna e Gopi lo toccano con i suoi piedi di loto. Krishna, when Krishna left Vrindavan, Quando Krishna è andato via a Vrindavan, Krishna had sent Uddhava with message to all the Brajavas, all the gopis and his parents. He has sent a message. lui ha passato un messaggio per tutti i Vrajabasi con Uddhava. Uddhava was a disciple of Brihaspati, very intelligent, Uddhava era un learned person. Uddhava era un discepolo di Brihaspati. Brihaspati is the guru of demigods. Chi è il guru di Deva. So when Uddhava came to Braj, he realized that their highest, deepest love for Krishna is so deep. They have so much deep love they have for Krishna. E quando Uddhava è arrivato in Vrindavan, lui ha capito che tutti i Vrajabasi hanno così tanta profonda amore per Krishna. So pride of his knowledge was broken by just seeing the love of Brajbasis. E il one second. E l'orgoglio della sua conoscenza era distrutta da questo amore. So he just decided to be a grass in Braj. E quindi lui ha deciso di essere l'erba a So that Vraj. gopis dust, dust from the lotus feet of gopis can touch him. And he Così can purify. così che lui può essere purificato di polvere dal piedi di loto di Gopi. See here on the Kusum Sarovar, Krishna is decorating Radharani. In questa immagine Krishna mette i fiori in capelli di Radharani. So Uddhava is at Kusum Sarovar in a form of a grass, staying there. Quindi Uddhava è lì in Kusum Sarovar come erba. When the Krishna left this planet from Dwarka, when he left, Quando Krishna ha lasciato questa pianeta da Dvaraka, Krishna's queens, 16,100 queens, they were not happy. I suoi mogli 16.100 mogli non erano felici. And one of the main queen was Kalindi, Jamuna. Main queen amongst them was the Kalindi. She was
one of the partial expansion of Jamuna. Una di loro era una espansione parziale di Yamuna e lei non era felice. In Dwarka she is Kalindi and in Braj she is at Jamuna. She is as Jamuna. Il suo nome è Kalindi e lui ha Kalindi in Dvaraka e she has Kalindi in Dvaraka And in Braj she is as Jamuna. Yamuna in Vraj. In Vrindavan. So one time Kalindi told the 16,100 queens that our Lord has left. Now what should we do? Now we should follow in the footsteps of Braj Gopis in his absence. Una volta Kalini ha detto a 16.100 moli di Krishna, adesso il nostro Signore è andato via, dobbiamo seguire i ripronti dei piedi, impronte dei piedi di Gopi. She knew, she was calling this Jamuna, she knew that when Krishna was performing Ras dance with the gopis, Krishna had left Ras dance and gopis together, with the gopis together they had chanted the Gopi Git. Kalini lo sapevo che quando Krishna faceva la danza di rasa con le gopi, when they were doing this dance, what happened? Krishna had left in the middle of Ras dance and gopis were not happy and they chanted the Gopi Git, which is the 31st chapter. Krishna li ha lasciato in mezzo della danza e Gopi hanno cantato il Gopi Git, 31st chapter, right? il capitolo 31. What is the title of that 31st chapter? Il Songs of the Gopis, right? Sì, il capitolo 31 che si chiama Il canto di separazione delle Gopi. Right? That's what the chapter is. So there is a sloka called Tava Kathamritam. Find that sloka. Which number? I don't have the number. Okay, I have found. It's number 9. Number 9, right? So Tava read the Kathamritam. translation of that. Tava Kathamritam Tapta Jivanam. La traduzione canto 10, capitolo 31, verso 9. Il nettare delle tue parole e le descrizioni delle tue attività sono la vita stessa di coloro che soffrono nel mondo materiale. Questi racconti, trasmessi da grandi saggi, sradicano le reazioni colpevoli e garantiscono ogni fortuna a chi li ascolta. Questo messaggio di Dio, carico di potere spirituale, è ascoltato nel mondo intero e coloro che lo diffondono sono senz'altro che persone più munifiche. Right? So it says that by hearing the pastimes, Tava Kathamritam Tapta Jivanam. E questo verso dice che ascoltando i passatempi, we hear this, what happens, all the sufferings of material world goes away. That's what tutte le translation nostre says. sofferenze del mondo materiale vanno via. So Kalindi told these queens that we should hear Krishna Katha. E Kalindia ha detto alle regine che Krishna è qua, dobbiamo ascoltare Krishna Katha. So then, but Queen said, who is going to recite us Krishna Katha? Where we will go? E le regine hanno chiesto, ma chi ci racconterà Krishna Katha? Dove dobbiamo andare? Kalindi said that Kusum Sarar Uddhava is there. E Kalindia ha risposto, Kusum Saravar Dham è lì. He can recite Krishna Katha. Kusum Saravan. Kalindi said that Uddhava is at Kusum Sarovar. We should go there and he will recite. Lei ha detto che Uddhava è in Kusum Sarovar e noi possiamo andare lì e lui ci racconterà i passatempi.
So Kalindi called Parikshit and called great grandson Vajranath. Under their protection, all the queen came to the Kusum Sarovar from Dwarka. E Kalindi ha chiamato il re Parikshit per proteggerli nella strada a Kusum Saravan. Here they performed big kirtan. E loro hanno fatto And they are un dancing. grande kirtan e loro hanno danzato. So Uddhava, he's formed of grass. He appeared, he heard the kirtan, he manifested in his original form. And Uddhava also started to dance. Uddhava era lì nel forma di erba e quando lui ha sentito questo kirtan si è apparso, si è manifestato e ha iniziato a danzare. Then queens requested Uddhava to please recite Krishna Katha. E le regine hanno chiesto Uddhava di raccontare Krishna Katha. Krishna has left his abode. Krishna è andato via. So Uddhava sat down in Vyasas and Uddhava said to Parikshit, you leave this place, you don't leave, you don't go, you don't stay here. E Uddhava ha detto a Parikshit, tu devi andare via, non starai But qua. Parikshit said, I want to hear about Krishna. Ma Parikshit ha detto, io vorrei ascoltare di Krishna. Uddhava said, no, you have to go and protect because Kali Yuga has already manifested and you have to protect. And you will hear Krishna Katha in the future. E Uddhava ha detto, From Sukadev Goswami. E Uddhava ha detto, tu devi andare e devi proteggerci dal Kali Yuga, perché Kali Yuga è già venuto, sta per venire, e tu ascolterai Krishna Katha dopo, nel futuro. So Uddhava on this place he spoke Srimad Bhagavatam Katha to queens. E in questo posto Uddhava ha raccontato Srimad Bhagavatam e Krishna Katha alle regine. And as Uddhava was reciting Krishna Katha, E come Uddhava raccontava Krishna Katha, one after another queen are absorbed in Katha and they left the planet and they went home back home. By listening, le they went regine, home. the queens. Queens, all the queens. E ascoltando Uddhava che raccontava Krishna Katha, le regine si sono alzate una dopo altra nel mondo materiale. Just by keep hearing, they just one after another, all the queens left home, went home back to Godhead. E così ascoltando tutte le regine sono tornate a casa. So when we hear, if we hear Srimad Bhagavatam with full heart, we can also return home back to Godhead. E anche noi quando ascoltiamo Srimad Bhagavatam con tutto il nostro cuore possiamo andare a casa, mondo spirituale. So this took place here at the Kusum Sarovar. E tutto questo è successo qua in Kusum Sarovar. Near Kusum Sarovar there is a Narad Kund. Vicino a Kusum Sarovar c'è Narad Kund. Narad Muni wanted to enter in the past in Ras dance pastime. Narada Muni voleva entrare nel danza di rasa, voleva entrare in passatempo. But Narad had to accept the gopi form. Ma lui doveva accettare una forma Gopi di bhava. gopi e la bhava di gopi. So Vrindadevi, he approached Vrindadevi, he took the shelter of Vrindadevi. Lui è venuto a Vrindadevi e ha preso what did he take? He took the shelter of Vrindadevi. Shelter. E ha preso il rifugio di Vrindadevi. So Vrindadevi brought Narad Muni at this Narad Kund and requested him to take a bath. E Vrindadevi ha portato Narada Muni in Narada Kund e ha chiesto lui di fare un bagno lì. So when he took a bath, he appeared in the form of a gopi, Narad Gopi. E quando lui ha fatto il bagno lì, lui ha preso una forma di gopi, Narada Gopi. He entered into Rasa dance. E
entrato nella danza di razza. At present age, people are spending so much money to turn man into woman and woman into man. Oggi la gente spende così tanti soldi per riformarci dall'uomo a una donna o da una donna in un uomo. They don't know who they are. Loro non lo sanno chi sono. Here Narad Muni didn't have to spend any money. He just went in Narad Muni appeared as a gopi. Ma Narada Muni non doveva spendere nulla soldi, lui solo ha fatto il bagno nel Narad Kund. So this is now we go to Manasi Ganga. Adesso andiamo in Manasi Ganga. Manasi Ganga was manifested on Diwali day. Manasi Ganga si è manifestata nel giorno di Diwali. Krishna killed Vatsasura demon. Krishna ha ucciso Vatsasura demone. Vatsasura demon came in a form of a calf. Vatsasura demone è arrivato nel forma del vitello. So Krishna killed a calf, which is Krishna loves, but this demon had come in a form of a calf. E Krishna doveva uccidere un vitello, ma Krishna vuole bene ai vitelli. Gopis said, don't touch us. You have killed a calf. You have to go take a bath in the Ganges. Go take a bath in Ganges. Le gopi hanno detto, tu hai ucciso un vitello, non toccarci, devi andare a fare il bagno. So Krishna meditated on Ganga, and Ganga from his mind appeared. That's why it's called Manasi Ganga. Loro lo hanno detto di fare un bagno in Gange e Krishna ha iniziato a meditare sul Gange e Gange si è apparsa. One time Nanda Maharaj and Jasoda wanted to take a bath in Ganges and they wanted to go to Haridwar. Una volta Maharaj, which Maharaj? Nanda Maharaj and Jasoda, his parents. Nanda Maharaj e Yashoda volevano fare un bagno in Gange. Krishna manifested Ganga here, right, as a Manasi Ganga and said, you don't need to go there, here it is. Krishna ha manifestato Gange lì a Vrindavana come Manasini Ganga. Voi non dovete andare da nessuna parte, Gange è già qua. So all the tirthas appear in this Manasi Ganga. All the rivers. Tutti i fiumi si apparsano nel questo posto Manasi Ganga. One time gopis wanted to cross Manasi Ganga. Una volta le gopi volevano di traversare Manasi Ganga. And all the gopis had a milk and yogurt, big parts of milk and yogurt. They wanted to cross Manasi Ganga. E loro avevano con loro tanto latte e burro e volevano attraversare Manasi Ganga. So they saw one boatman. E loro hanno visto un boatman. Barcaiolo. Hanno visto un barcaiolo. But this boatman was none other than Krishna. Ma questo barcaiolo era Krishna. So gopis didn't know. So gopis requested boatman, will help us to cross this Manasi Ganga. Le gopi non lo sapevano e hanno chiesto per favore aiutaci di attraversare Manasi Ganga. And give us a ride to cross it. Portaci sull'altro riva. So boatman allowed all the gopis with Radharani to sit in the boat to cross. E lui ha permesso a tutte le gopi e Radharani di prendere un posto nella barca. When the boat was in the middle of the Manasi Ganga, this boatman doesn't do anything. He's just sitting. Ma quando la barca era nel mezzo di Manasi Ganga, questo barcaiolo
Questo barcaiolo non faceva niente, era sempre solo seduto nella barca. Boatman is saying, I'm hungry. E lui ha detto, io ho fame. So he ate all the yogurt and he ate all the yogurt and butter and satisfied. E lui ha mangiato tutto lo yogurt e il burro e era soddisfatto. So then boatman Gopi said, now you ate, now please cross, we have to cross over, please take us other side of the Manasi Ganga. E le gopi hanno detto, ok, adesso tu hai mangiato, quindi portaci sull'altra riva di Manasiganga. Boatman said, I ate too much, now I have to take a rest. Ma il barcaiolo ha detto, adesso ho mangiato troppo, devo riposarmi. Boatman said, you have to massage my feet. E ha detto, voi dovete farmi un massaggio di piedi. During that time, heavy storm, by his Maya, Yogamaya, heavy storm arrived. E in questo momento Yoga Maya ha portato una grande tempesta. Boatman said, now my boat is very heavy. E barcaiolo ha detto, adesso la mia barca è troppo pesante. She said, throw away all your ornaments in the Ganges, there to throw away all your ornaments. Lui ha detto che voi dovete buttare via tutti i vostri gioielli. But that heavy storm caused Radharani lose her balance. Ma questa grande tempesta ha fatto Radharani di perdere la sua bilancia. So Radharani's hand crossed around Krishna's neck. E il braccio di Radharani ha how to say, crossed his neck. Lei ha messo il suo braccio sul collo di Krishna. When she touched, she realized this boatman is none other than Krishna himself, Shyam Sundar. E in questo momento lei ha capito che questo barcaiolo era Krishna. So this pastime took place in this Manasiga. Questo passatempo aveva logo in Manasiganga. There is also a temple of Haridev. See, this is the picture. So, Questo è l'immagine del passatempo. all the boats, all the gopis. Tutte le gopi sono qua. Haridev is one of the temple established by Krishna's great grandson Vajranab. This one is Gangati? Haridev, no. Haridev. Haridev è il tempio fondato dal nipote di Krishna. Dhanagati. Now we come to Dhanagati. Dhanagati is a place where Krishna would ask, when the gopis were going with the butter and yogurt, everything to sell, at that time Krishna would ask for the tax. You have to pay the tax for going. Adesso siamo arrivati in Dhanagati, è il posto dove le gopi venivano per vendere lo yogurt e il burro, è il posto dove Krishna ha chiesto le gopi di pagare le tasse. One time Krishna was here and Radharani with Lalita Visakha came here. Una volta Krishna era lì e Radharani con Lalita e Vishaka sono venute in questo posto. So Krishna said, you have to pay tax for taking this yogurt. You're going to go sell, but you have to pay tax here. E Krishna le ha detto che voi volete di vendere questo yogurt e burro, ma dovete pagare le tasse adesso. Visakha said, who has assigned you to collect the tax? Ma Vishaka ha chiesto, ma chi ti ha assegnato di raccogliere le tasse? Are you representative of Kamsa? Sei un rappresentatore di Kamsa? Krishna said, Kamsa? Sei un rappresentante di Kamsa? Krishna said, Kamsa? Kamsa, I don't. E Krishna ha detto, Kamsa? Kamsa, non lo so. No. So Gopi said, we're not going to pay tax here. Go.
E le Gopi hanno risposto, ok, non paghiamo le tasse qua, vai. So this pastime also took place. at Questo Dhanvi. passatempo ha avuto luogo qua. Anyurgaon anyhow. We have to talk, but we're going to talk about the Govinda Kund now. Govinda Adesso Kund, parleremo di Govinda Kund. famous places. At the Govind Kund, Lord Indra, after Lord Indra had sent rain for 7 days and 7 nights, after Indra realized that I had made a mistake here, that I was trying to kill all the cowherd boys and all the cows and everything. So Indra's pride was broken by Krishna. Krishna broke Indra's pride. Then Indra finally realized that I was proud myself. So he came with Airavat from the heaven. He came with Airavat with water, celestial water, to bathe Krishna and ask for forgiveness to Krishna. Dopo 7 giorni e 7 notte che Indra indonato l'acqua sul Vraj, lui ha capito che ha fatto un grande errore perché voleva uccidere tutti i passatori e Krishna, e lui ha portato l'acqua celeste e voleva fare il bagno a Krishna. Indra had also brought Surabhi cow. Surabhi cow. Surabhi cow. Survikau. Cow. Sarabhi, ok. So, He had brought. e lui ha anche portato la mucca Surabhi. Because he was recommended, because Krishna loves the cows, but they was recommended the Indra before you have a cow in the front, then Krishna will notice you. Otherwise Krishna will not even interested in seeing you. Lui ha ricevuto questa raccomandazione perché Krishna amava le mucche e quindi qualcuno lo ha detto, Krishna non è interessato di te, quindi tu devi portare una mucca davanti a te, così Krishna ti vede. So finally Indra had come with a Surabhi cow and with elephant, with the Airavat elephant with water. He came here. E Indra è venuto insieme con la mucca Surabhi e con elefante. Elephant name? Airavat. Airavat. This is the elephant of Indra. Airavat che ha portato l'acqua celeste. And Indra performed the abhishek of Krishna with the water and with the Surabhi cow milk. E Indra ha fatto una abhishek di Krishna con questa acqua e il latte di Surabhi. And Krishna's name was given Govinda by Indra at that time. E il nome di Krishna, Govinda, era dato da Indra in questo tempo. And this Govinda Kund was filled with the bathing of Krishna, and that's why it's called Govinda Kund. E questa kunda è piena dell'acqua di questa abhisheka, e il nome della kunda viene da lì, Govinda Kund. This is the Govind Kund, is the place where our spiritual master, the Lord Chaitanya's spiritual master Ishwar Puri, and his first spiritual master Madhavendra Puri, on the bank of the Govind Kund, he was performing tapasya. Questo è il posto dove Madhavendra Puri. Madhavendra Puri ha fatto tapasya alla riva di Govinda Kund. Madhavendra Puri is the spiritual master of Ishwar Puri. Lui è il guru di Ishvara Puri. And Ishwar Puri is spiritual master of Lord Chaitanya.
Ishvara Puri è il maestro spirituale di Signor Chaitanya. Madhavendra Puri was a sannyasi. He was one of the sannyasi where he would not beg anything. He would not go for begging. He would just sit at one place, meditate, chant Hare Krishna, and if anybody comes, bring him something, he accepts. He does. There is the thing come, then he just stays with the. He doesn't fast, and he just but keep meditating and chanting the holy name. Madhavendra Puri è un sannyasi che non chiedeva niente, lui stava sempre in un posto e meditava, e se qualcuno veniva per darlo qualche cibo, lui non mangiava subito perché era sempre concentrato sul meditazione e cantava il santo nome. So one time he was sitting under the tree on the bank of the Govinda Kund for many days, couple of days, and he had not eaten anything. Una volta lui sedeva sotto un albero vicino a Govindakund per tanti giorni e non mangiava niente, non aveva niente. So one beautiful girl, beautiful cowherd boy, who was Krishna himself, brought some milk and told to give it to this sadhu Madhavendra Puri. E uno piccolo pastore che era Krishna stesso è venuto a portarlo un po' di latte. So Madhavendra Puri asked him, the little boy is saying that my mother has given this milk for you. You are not eating anything, you are hungry. E il ragazzo ha detto, mia madre mi ha dato questo latte per te perché tu non mangi niente. So then Madhavendra Puri asked, how do you know I'm hungry? E Madhavendra Puri ha chiesto, ma come puoi sapere che ho fame? The Madhavendra Puri said, this little cowherd boy said that all the ladies are going from here, passing by to fetch the water from the well, and they see you sitting here and you're not eating anything. So my mother brought this milk for you. E il ragazzo ha detto che tutte le donne passano qua quando portano l'acqua dal fiume e ti vedono seduto qua. Quindi la mia madre ha deciso di portarti il latte. So Madhavendra Puri, Krishna said, you drink this milk, I have to go herd my cows, I have to go to herd my cows, and I will come and pick up that part of that milk later on. E il ragazzo ha detto, tu bevi questo latte e io andrò a pascolare le mie mucche. After herding his cows, he will come to pick up that empty pot. E dopo, quando torno, prenderò prenderò il contenitore vuoto. Madhavendra Puri drank that milk and milk was so tasty. Madhavendra Puri ha bevuto questo latte e il latte era così dolce. But the boy didn't come to pick up his pot. Ma il ragazzo non è venuto per prendere il contenitore. But the same boy came that night. Same boy came in Madhavendra Puri's dream. Ma lo stesso ragazzo è venuto nel sogno di Madhavendra Puri questa notte. That please, I am buried at nearby. I am buried because of its heavy heat. Please come and get me out. Buried. Buried, yeah. Lui ha detto nel sogno, io sono buried, sottoterra. Sepolto. Io sono sepolto sottoterra, vieni e portami via. It happened many times because in India, always the Mughal, Muslims would come and they would break the temples, break the deities. So the pujari, to save the deities, they would bury the deities under the ground and they would go away.
Questo succede spesso in India perché i muslim distruggevano i tempi e le divinità, quindi i brahmani, i pujari mettevano e nascondavano le divinità sottoterra. So he revealed the place where I am buried. Quindi il ragazzo nel sogno ha spiegato dove era questo So posto. Madhavendra Puri, with the help of the Brajbasis, bring that deity out, and they found the Gopal deity. E Madhavendra Puri, con aiuto di Vrajabasi, hanno trovato questa divinità, lo hanno portato sopra e questa divinità era Govinda. Govinda, Gopal deity. Gopal divinità. And Madhavendra Puri performed the Abhishek and offer a big prasadam, large, big feast, and that's called the Ankut festival. Madhavendra Puri ha fatto una grande abhisheka e hanno fatto una grandissima festa, ha fatto grande offerta. E questa festa si chiama Ankut. Annakut. Annakut. Anna means Anna means all the ingredients, all the Anna grains, significa all the tutti. festival. Kut means all the hill, big hills of the rice and big kunds of the dal and sweet rice and everything. They offered big festival was performed. Anna significa il grano, tanto grano, e hanno offerto una montagna del grano e da lì viene il nome della festa. Same Gopalji is worshipped as Srinathji in Rajasthan, in Nathadwar. Lo stesso Gopal è adorato a Rajasthan. So this is that Govind Kund. Qua è Govinda Kund. And here is Lord Indra, doing Abhishek. His elephant is throwing the water. E questa è immagine di Indra che faceva Abhishek. And Surabhi cow is there. E anche Surabhi è lì. And there was also Kund was performed. It's called Surabhi Kund. E una kunda era fatta lì, si chiama Surabhi Kund. Lord Indra is begging for the forgiveness from Krishna. Su questa immagine il signor Indra chiede perdono da Krishna. At the end of the Govardhan shape is like a peacock. La forma di Govardhan è un pavone. Sì, come un pavone. And the Radhakund and Shyamkund are his eyes. E Radhakund e Shyamakund sono i suoi occhi. And the end of the peacock is called the Puchri ka lota, Puchri. E la fine Puchri means the tail. E la fine del pavone si chiama Kuchri. Kuchri? Puchri. Puccini. Puchri means the end of the tail of the peacock. Puchri si chiama tail, coda, la coda. And there is a temple of Lotha Baba. E c'è il tempio di Uddhava lì. He is one of the friend of Krishna. Lui è uno di amici di Krishna. He was big Era molto and grande would carry stick with him. e portava sempre un bastone. When Krishna was holding Govardhan for 7 days on this finger, Quando Krishna teneva Govardhan sul suo mignolo, he was thinking that Krishna is tired by holding this finger 7 days, 7 nights. So they thought I should help him to carry, to help Krishna. Uddhava pensava che Krishna era stanco di tenere Govardhan e provava di aiutarlo con il suo bastone. So they thought that we should hold with
So he and all the boys with their stick, they are trying to hold the Govardhan to help to Krishna for his tiredness. I pastori usavano i suoi bastoni per aiutare Krishna di tenere Govardhan perché pensavano che lui era stanco. But Krishna just little bit tilted his finger and Govardhan was shaking and they were afraid now the Govardhan is going to fall on them. E Krishna giocava con loro e muoveva un po' il suo mignolo e tutto Govardhan tremava. E loro avevano paura che cade. There are many pastimes Krishna performed during those 7 days and Ci 7 sono nights. tanti under the passatempi che Krishna ha fatto durante questi 7 giorni e 7 notti. So when Krishna left to Mathura, he had told his friend Lotha Baba that I will return. Quando Krishna è andato via di Mathura, when he went away from Mathura, He went to Mathura, okay, left Vrindavan. ha lasciato Vrindavana, è andato a Mathura, ha detto a Uddhava che ritornerà. So Lotha Baba is still waiting for Krishna to return. E Uddhava sta aspettando ancora che ritornerà. So during Parikrama we have darshan of this Lotha Baba. E quando facciamo Parikrama di Govardhan possiamo vedere Uddhava Kunda. Okay. I mean, there is so much to talk, but time is going to be over, so we're going to come to... This is the Uddhava Kund at the end. E questo è Uddhava Kunda. There is Jatipura, we have to talk, but we're not going to talk. We talked about, this is the place where gopis met Uddhavas. Uddhava Kunda is a place. This is where the queens and the gopis also came to meet Uddhava. Anche Gopi e le regine sono venute in questo posto per incontrare Uddhava. We can talk more about it, but I think time is going on. Possiamo parlare di più di questo, ma credo che non abbiamo il tempo. So now we're going to go to Radha Kund. Adesso parleremo di Radha Kund. We have 15 minutes. I don't think I'll be able to cover. Because so many places to visit in Radha Kund. What then do we do? Because I can be replaced by Gary, but devotees, I think they want to take prasada. Right. So we will just. I think we will talk Radha Kund tomorrow. Ok. Come non abbiamo abbastanza tempo, parleremo di Radha Kund domani. We'll touch something about Radha Kund. Parleremo un più di So Radha many Kund. places to visit Radha Kund, but we don't need to talk all the places. Perché ci sono tantissimi posti per visitare vicino a Radha Kund e non parleremo di tutti di loro. We'll talk about how Radha Kund was manifested. We'll talk about that. Parleremo di come Radha Kund era manifestata. Okay? Okay. Any questions? Any comments? Domande? Anything? Uddhava è lo stesso amico di Krishna che... Uddhava is the same friend of Krishna who is in Dvaraka. Same. Uddhava, Krishna sent Uddhava to Dwarka, to Vrindavan to bring the message. Krishna ha mandato Uddhava a Vrindavana con un messaggio. Uddhava was actually exactly looked like Krishna. Uddhava sembrava tanto Krishna. Uddhava would wear the dress, Krishna's dresses. Uddhava would wear Krishna's dresses. Lui ha messo i vestiti di Krishna.
Uddhava was a very intelligent, he was learned scholar, he was a disciple of Brihaspati. Lui era il discepolo di Brihaspati e era molto colto. So Uddhava, Colto. so Uddhava, when Krishna knew that Uddhava is intelligent, he is scholar, but he doesn't have the idea of the love of Brajbasis have for me. So Krishna sent Uddhava to experience that love, to see how the Brajbasis are so loving me. E Krishna sapeva che Uddhava era molto intelligente, ma non aveva questo amore per Krishna. Quindi lui ha mandato Uddhava a Vrindavana per mostrarlo com'è l'amore di Vrajabasi. There is an old pastime in the Krishna book, Brahmar Gita. C'è il passatempo Brahmar Gita nel libro di Krishna. Uddhava's conversation with the Radharani and with the gopis. It's a big Uddhava parla con Radharani e con le gopi. But when Uddhava came, he realized that he experienced the love of Krishna, love of all the gopis and love of the cowboys and love of the Mother Jashoda and Nanda Maharaj. He meant to stay only for a couple of days, but he stayed for a long time. Quando Uddhava è venuto a Vraj, lui voleva venire per un paio di giorni, ma alla fine, quando ha incontrato tutti i Vrajabasi, è rimasto per tantissimo tempo lì. So Uddhava decided that I want to stay as a grass in Braj. I don't want to leave. I don't want to leave Braj. Ha deciso che non voleva lasciare Vraj e voleva stare lì come erba. So that all the gopis' lotus dust from their feet, dust from the lotus feet will touch me if I am as a grass. Se io sono una erba, il polvere del piedi di loto di Gopi può toccarmi. So Uddhava still in the bank of the Kusum Sarovar, he is staying as a grass. E Uddhava è ancora lì sul riva di Kusum Sarovar come erba. Same Uddhava. Another question, comments? Prabhu wants to go to your next Parikrama in Vrindavan. When is it? It's in Kartik. Durante Kartik, mese di Kartik. This year it starts from October 17 to November 15. Inizia dall'ottobre 17 e finisce il novembre 19. 19, finishes 19. 15th. E finisce novembre 15. And how to subscribe? How to How to register, subscribe you mean? how to subscribe to your Parikrama? You register, you come there and I'll be there. Register. Vieni- Come 2 or 3 days before. 2-3 days before you come. Per registrarsi per la Parikrama qualcuno deve venire 2 o 3 giorni prima dell'inizio e Bhadra Prabhu sarà lì, si può registrarsi nel tempio. But to make sure that you make your own arrangement for staying until Parikrama starts. After Parikrama starts, Parikrama is responsible. But before that, you come couple days before, then you make sure you have a place to stay. Ma Arrange your own reservation. è importante di organizzare un alloggio per se stessi per i giorni prima dell'inizio delle Parikrama, perché quando Parikrama parte tutto è già organizzato, ma prima che parte per tutti i giorni a Vrindavana c'è bisogno di organizzare alloggio. There is this guidebook. The guidebook gives all the information about Parikrama. C'è un guidebook dove si può trovare tutte le informazioni sul Parikrama. Every year this guidebook is published. Every year for every year. Questo libro è pubblicato ogni anno. And it has a schedule for all 30 days. Where we're going to. On this date, we're going to walk from this to this Ci place. sono It gives all informazioni sulle posti, date e orari. It also gives information about the health, to
keep your health good, C'è anche informazione come tenere il saluto, health guidelines, istruzioni per saluto, daily schedule every day, orari per ogni giorno, what is to bring with you. che cosa portare. It gives all information. C'è tutta informazione. And where it's possible to buy this book? This book, this book is given. This is I have book from last year. Questo è il libro dell'anno scorso. While here, if you want to make the copy, you know. Mentre sono qua, se volete fare una copia, potete farlo. Or is it sold in the store in Balarama here? No. No? Okay. But there is also, I think, we also have a website. Ma forse c'è anche un sito I internet. think it's their website, ISKCON Braj Mandal Parikrama. ISKCON Braj. Forse c'è un website ISKCON Vraja Mandal Parikrama. You can go on website. You can get all information on that. Okay. Any other questions? Altre domande? Krishna. Okay. Thank you, everybody. Grazie a tutti. Thank you for translating.